Con questo secondo tutorial di Project Libre andiamo a vedere come gestire un nostro progetto mediante il grafico di Gantt e la gestione grafica e la gestione delle risorse. Quindi andiamo subito ad aprire Project Libre, facciamo crea nuovo progetto e andiamo a vedere il nostro progetto vuoto come si presenta. Abbiamo qua alla sinistra la schermata che ci permette l'inserimento delle nostre nuove attività, mentre qua a destra la visualizzazione del grafico di Gantt, che è appunto il grafico che ci permetterà di vedere la durata delle nostre attività e complessiva del progetto graficamente. Quindi andiamo subito a inserire un'attività e vediamo che si visualizza graficamente nel nostro grafico. Adesso se facciamo doppio clic sull'attività si presenta questa schermata, composita di varie impostazioni, ma a noi ci interessa questa, la durata. Andiamo per esempio a impostare una durata di 5 giorni. Ed ecco che è cambiata anche nel grafico. Adesso se selezioniamo e deselezioniamo questa casella andiamo a indicare che il tempo della nostra attività è stimato, ovvero quando c'è il punto interrogativo, mentre se la deselezioniamo sarà il tempo che effettivamente è quello reale. Per ora lo lasciamo così. Adesso andiamo a creare altre due o tre attività. Gli diamo una durata per esempio di 3 giorni, di 2 giorni, ne facciamo un'altra quarta attività e gli diamo una durata di 4 giorni. Adesso possiamo subito andare a visualizzare nel grafico come siano caratterizzate da un diverso colore queste attività. Ma perché? La prima attività si può vedere che è quella con durata maggiore, mentre le altre tre sono durata minore rispetto alla prima attività. Infatti quando sono marcate di colore rosso le attività significa che determinano il percorso critico di un progetto. Il percorso critico è quel percorso che andrà appunto a determinare la durata effettiva di un progetto, e quindi quella con durata maggiore. Adesso andiamo a vedere come impostare un'attività successiva ad un'altra. Basterà cliccare sull'attività precedente, trascinare, così, verso l'attività successiva e rilasciare e verrà impostata come attività successiva. Adesso andiamo a impostare l'attività 3 come successiva alla 1 e l'attività 4 come successiva alla 2. Ok, adesso si può vedere che è un po' più composto il nostro grafico. E si può vedere come il percorso critico sia composto dall'attività 1, attività 2 e attività 4, mentre non dalla 3. Perché iniziando nello stesso momento dell'attività numero 2 dovrà comunque aspettare, una volta finita l'attività 3, la terminazione dell'attività numero 2, essendo quella con durata maggiore. Dopodiché si potrà passare all'attività numero 4. Creiamo un'altra attività. Diamo una durata di 3 giorni e la impostiamo come successiva all'attività numero 2. Adesso possiamo vedere che il percorso critico è sempre composto dall'attività 1, attività 2 e attività 4, perché la 5, quella appena creata, è comunque di durata minore della 4. Quindi il nostro progetto durerà dall'inizio della 1 al termine della 4. E chiaramente l'attività numero 3 e l'attività numero 5 potranno durare maggior tempo di quello stabilito prima, perché dovranno aspettare il termine delle altre due, quindi si può giostrare il tempo in un modo diverso. Adesso nella tabella delle nostre attività possiamo andare a inserire attraverso questa tabella delle sezioni per organizzare meglio il nostro progetto. Quindi per esempio andiamo a inserire una riga qua e la chiamiamo sezione numero 1. Andiamo a inserire una riga qua e la chiamiamo sezione numero 2. Adesso abbiamo creato queste due cose che non sono delle attività vere e proprie, ma le andiamo a dichiarare come delle sezioni per dividere la nostra attività. Quindi selezioniamo dall'attività 1 all'attività 3 e facciamo indenta. Ed è così che viene creata la nostra sezione numero 1. Adesso selezioniamo l'attività 4 e la 5 e indentiamo anche queste due e viene creata la sezione numero 2. In questo modo si può organizzare il progetto in un modo migliore. E poi volendo si può inserire una riga dove si va a determinare proprio il progetto
e andando a selezionare tutto il resto verrà creato il nostro progetto, che nascondendolo chiaramente scompaiono le attività anche dal grafico di Gantt. In questo secondo tutorial abbiamo visto come gestire graficamente le nostre attività, come aggiungere delle attività, come organizzarle in sezioni e quindi come anche andare a vedere il percorso critico di un nostro progetto.